L'idea fantastica l'ha avuta Simone Dore. Già era a 14 anni il più giovane direttore del mondo di televisione, Sardegna TV. Adesso, 3 anni fa, ha fondato una startup che si chiama Nexim e si è trovato in una situazione molto particolare, familiare. Adesso ce la racconterà. Ha fatto di necessità virtù. Ha trovato una soluzione medica veramente molto, ma molto interessante. Viaggio virtuale brevissimo, ci trasferiamo a Milano e sentiamo Simone. Simone, la tua esperienza è un'esperienza molto peculiare. Ci racconti come è nata la tua idea e soprattutto in che cosa consiste? Sì, ci siamo trovati durante l'inizio del vero lockdown in Italia e con tutti i colleghi qui aspettavamo la chiamata che poi è arrivata nel tardo pomeriggio di mia moglie sulla positività o meno del suo nonno. Arrivata positiva, da quel momento in poi è cambiato un po' il nostro modo di lavorare, il nostro modo di vivere. Abbiamo lasciato definitivamente gli uffici, siamo ritornati e rientrati tutti a casa. Da quel momento in poi ho iniziato a pensare, sono stati giorni interminabili. Tutti cercavamo di capire come poter dare una mano, abbiamo pensato di sviluppare soluzioni per la geolocalizzazione degli strumenti sanitari, quindi delle ambulanze, farle arrivare prima a casa delle persone. E proprio in quei giorni io ho voluto cercare un metodo per trovare e aiutare le strutture sanitarie a gestire l'emergenza. Lo abbiamo fatto come? Lo abbiamo fatto utilizzando la realtà aumentata, lo abbiamo fatto utilizzando la rete di Open Fiber che fortunatamente collega anche la mia casa e ho potuto trasferire un altissimo amore di dati, di immagini all'interno del mio data store, che è il mio personal computer. Attraverso quelle immagini ho potuto pensare e sviluppare un'applicazione che potesse fare una comparazione di immagini radiografiche per poter dare poi un riscontro e un responso a quello che poteva essere una positività o meno al Covid-19. Questo software con l'andare del tempo si è migliorato, ma parliamo di 10-15 giorni, si è migliorato in veramente un brevissimo lasso di tempo anche con l'aiuto di ospedali di tutto il mondo che hanno contribuito attraverso le piattaforme di open source, attraverso la contribuzione di immagini, attraverso anche la contribuzione di programmatori provenienti da tutto il mondo a questo software, che alla fine va a rappresentare in una dashboard semplicissima quello che è un tool a supporto delle strutture sanitarie. Non si vuole escludere a quello che è un responso di un medico che ha e segue un percorso ben definito, dettato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma vuole dare una mano. Lo fa come? Vi spiego in maniera molto semplice. Va a comparare un'immagine di un RX torace, di una TAC, di un'ecografia con milioni di dati, con milioni di immagini. Lo fa analizzando il cosiddetto text data mining, quindi facendo il groom pixel check, va ad analizzare pixel per pixel quella che è la differenza tra un'immagine che viene data come input, come fonte sorgente e su altri milioni di campioni di immagini che noi abbiamo all'interno del nostro datastore. Questa è Armadillo. L'abbiamo chiamata Armadillo perché rispecchia il guscio dell'armadillo e poi anche perché il nonno di mia moglie si chiama Armando, che purtroppo è mancato e quindi ho voluto anche dedicare quello che è il nome Armadillo. È evidente che è una soluzione veramente molto interessante. Questo però prevede il fatto che sia tu a casa, ma anche gli ospedali con i quali sei in contatto, immagino debbano essere connessi via fibra, perché ci sono terabyte di dati che si muovono per fare questo genere di analisi. Dico bene? Assolutamente sì, tutto questo è stato reso possibile grazie alla fibra di Open Fiber di cui anche noi come operatore siamo interconnessi e abbiamo come rete di accesso, utilizziamo come rete di accesso, soprattutto anche per quelle che sono le strutture sanitarie e quelle che sono anche studi professionali, abitazioni residenziali che hanno permesso un po' di stravolgere la normale vita quotidiana di tutti i giorni nel nome che non tutti conoscevano, ma che
molte aziende già in sordina utilizzavano, che è lo smart working. Attraverso l'utilizzo di questa potentissima rete abbiamo permesso un altissimo flusso di dati in pochissimo tempo. E quali potrebbero essere le possibilità per le start-up se noi avessimo tutti quanti ovunque una grande, insomma, sempre affidabile connettività internet? Cosa cambia? Cambia che cambierà completamente il metodo di lavorare. Cambierà come? Cambierà che tutti noi potremo lavorare da qualsiasi posto del mondo, potremo lavorare sulla spiaggia a Varadero, a Cuba, potremo stare ad Alghero nella mia terra, mentre dall'altra parte del mondo è connesso un nostro collega che fa progettazione CAD 3D con un progetto da tera di dati e lo può trasferire attraverso una semplice connessione in fibra ottica nella sua abitazione. E potremmo stare anche in un posto, in un paese sottosviluppato, basta poter fare un upload di una radiografia e di poterti mandare i dati, quindi? Assolutamente sì, già oggi sono interconnessi con noi circa 46 ospedali di tutto il mondo. Quello che è stato il nostro primo pensiero è proprio proveniente dall'Africa, dove non abbiamo tutti gli strumenti, non abbiamo laboratori che possano gestire milioni di campioni, non abbiamo anche magari a sufficienza reagenti che possano andare a sopperire quelle che sono le richieste dei laboratori. E con questo sistema, che è facilmente accessibile da qualsiasi tecnologia internet, possono trasferire delle immagini radiografiche e noi possiamo fornirgli un responso utile al supporto di una diagnosi e di uno screening medico. Bellissima storia quella che ci hai raccontato, Simone, continua così, Grazie. E mi raccomando, non dimenticare di aggiornarci. Se puoi sognarlo, puoi farlo, diceva Walt Disney. Oggi dovremmo riconiugare la stessa cosa dicendolo in modo diverso. Se ti puoi connettere sufficientemente banda e hai la possibilità di utilizzare l'information technology, puoi fare qualsiasi cosa, non importa dove tu sei. Se sei a casa o in ufficio non cambia nulla. Questa è una grande possibilità che non so quanti hanno realizzato, ma che cambia davvero lo scenario.